Le informazioni militari riservate possono essere accessibili o meno al governo, per questioni di segretezza o per competenze tecniche indispensabili per capire cosa stia realmente accadendo. A tal riguardo, riporto le parole, tratte da una recente intervista al professor Ted Postol, fisico statunitense, professore emerito all'MIT ed esperto di sistemi d'arma. Perché, sapete, solo poche persone possiedono le conoscenze e le competenze tecniche per capire cosa sta realmente accadendo. Quindi, si finisce per disinformare anche tutti questi membri del governo, sulle reali prestazioni dei sistemi radar antimissilistici di allerta precoce. Perché, le persone che occupano queste posizioni di leadership, apparentemente privilegiate, non ne sanno necessariamente più della gente comune. Ricevono molte informazioni verbalmente. Non leggono, né hanno necessariamente accesso o la volontà di leggere rapporti tecnici. I rapporti tecnici su questi missili sono spesso classificati e tenuti sotto stretto riservo, perché rivelerebbero che i sistemi non funzionano. Quando fui coinvolto e rivelai che il sistema Patriot non aveva funzionato correttamente durante la guerra del Golfo del 1991, all'epoca avevo ancora l'autorizzazione di accesso alle informazioni classificate. Quando mi presentai al congresso, mi mostrarono questo rapporto sul Patriot, ed era impeccabile. Parlava di prestazioni al 90%. Voglio dire, era incredibile, non ci si poteva credere, era una completa assurdità. E questo è il tipo di informazioni che circolano ai vertici. Quindi, il presidente Bush, durante la guerra del Golfo del 1991, non sapeva che il Patriot stava fallendo, fino a quando il conflitto non fu concluso. Nemmeno Dick Cheney, il suo allora segretario alla difesa, lo sapeva. Quindi, come vedete, l'idea che le persone in posizioni di leadership siano sempre ben informate non è necessariamente vera. Ed è questo che rende la situazione così problematica. Ecco, perché ho costantemente posto l'enfasi sul programma nucleare iraniano, per avvisare gli israeliani di non dare per scontato, che non possano venire annientati, se pensassero di poterli attaccare impunemente con armi nucleari, perché loro potrebbero rispondere. Quindi, mi preoccupano gli israeliani, non gli iraniani. Gli iraniani hanno dimostrato un approccio politico estremamente equilibrato riguardo alle armi nucleari. Non hanno costruito un'arma nucleare. Non hanno compiuto il passo decisivo. E ci sono molteplici ragioni per cui non hanno voluto compiere passi verso una capacità nucleare definitiva. Infatti gli iraniani capiscono che non è nel loro interesse di sicurezza avere la bomba atomica, perché, se da un lato è sinonimo di deterrenza nei confronti di Stati Uniti ed Israele, dall'altro, paesi come l'Arabia Saudita, la Turchia, l'Egitto, forse anche gli Emirati Arabi Uniti, cercherebbero, a loro volta, di procurarsi armi nucleari. E ciò aumenterebbe l'insicurezza regionale. Quindi gli iraniani vogliono negoziare con un approccio sensato, sono in conflitto con due nazioni che hanno chiarito che il loro obiettivo è il genocidio. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che dice: li annienterò completamente. Ora, non può farlo a meno che non voglia usare un numero incredibile di armi nucleari. Ma con questo tipo di retorica, dite agli iraniani: bene, vogliamo che rinunciate all'arricchimento dell'uranio. Vogliamo che rinunciate ai missili balistici e ai droni, che sono l'unica cosa che tiene sotto controllo gli americani e gli israeliani, perché altrimenti la loro marina navigherebbe dritta nel Golfo Persico e li bombarderebbe. E dovete crederci, anche se vi abbiamo attaccato 2 volte, mentre eravamo in trattative con voi. E tra l'altro, non riconosciamo il vostro governo, ma lo abbiamo creato noi. Abbiamo iniziato nel 1953, rovesciando il governo Mossadegh, democraticamente eletto. Abbiamo quindi instaurato una terribile dittatura repressiva. E poi, nel 1979, un altro governo repressivo ha sostituito il dittatore repressivo. Quindi tutto questo disastro è stato causato principalmente dagli Stati Uniti. E se ti siedi lì, tu che sei un iraniano istruito, e ce ne sono molti, ti chiedi: come faccio a trattare con questi pazzi? Non hanno alcun senso della storia. Non hanno moralità. In qualche modo pensano che tutti i musulmani siano dei pazzi squilibrati, come Osama Bin Laden. Non sanno distinguere una persona dall'altra. Come faccio a negoziare con queste persone? E la risposta è molto difficile. E avrete bisogno di garanzie concrete per raggiungere un accordo. Ed è proprio quello che sta succedendo ora da parte iraniana. E da parte occidentale ci sono anche quei fanatici in Israele. Sono coinvolti in un genocidio, non solo a Gaza, ma anche nel Libano meridionale. Quindi, sono completamente fuori controllo. E cosa può fare un iraniano? Non ci si può fidare di nulla di ciò che dicono gli americani. È una situazione molto difficile. Comprendo perfettamente il dilemma della leadership iraniana riguardo alla diplomazia, perché la diplomazia è l'unica soluzione realistica. Il comportamento degli Stati Uniti e di Israele ha sollevato dubbi sul fatto che la diplomazia con questi due stati completamente folli abbia un senso. È una situazione difficile. Ma la diplomazia è l'unica via percorribile. Non c'è altra scelta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale.